Oggi ci troviamo in un posto molto particolare, carico di storia, nel Parco della Galleana a Piacenza. È un luogo famoso per la battaglia di Piacenza del 1746 tra le truppe franco-spagnole e quelle austro-tedesche. La vittoria di queste ultime permise ai tedeschi di rimanere in città, fortificarla per eventuali altri attacchi. La Galleana fa parte di una delle linee di difese, in realtà sono strutture dell'Ottocento. Durante la prima guerra mondiale il forte è stato utilizzato come deposito di munizioni che poi andavano al fronte e anche come fabbrica per caricare le granate, in particolar modo quelle da 149. La presenza di tanto materiale esplodente provocò anche 3 diversi incidenti tra il 16 e il 17. Il primo del 2 gennaio del 1916 fu causato dall'incendio di un treno carico di munizioni, provocò la morte di 2 operai a causa appunto di un'esplosione di una cassa di spolette armate. Il secondo invece avvenne l'11 giugno del 1917, causato dalla presenza di fosforo che era stato accatastato sotto una tettoia che con il sole si scaldò, provocò un forte incendio. Il terzo e ultimo incidente fu il più grave, avvenne l'11 giugno del 1917 nel luogo in cui caricavano a polvere nera i proiettili shrapnel da 149. Questo incidente morirono 24 persone tra militari, artificieri ed operai. Persino nel 1943 ci fu una violenta esplosione causata dalla manipolazione di esplosivi e materiale chimico. È quindi un luogo carico di storia, passò alla società civile solamente nel 2003. Fra l'altro ho abbassato un attimo lo sguardo e ho trovato una lastrina caricatore del Carcano 1891. Andiamo quindi ad esplorare e vedere se esce qualcosa di interessante. Guardate che bel muro di cinta della fortezza, c'è quest'arco di passaggio fra le 2 mura, appositamente basso per non far entrare cavalli con cavalieri sopra, al fine di non farli fare cariche. Tutto il muro invece è contornato da peritoie con questa tipica apertura che permette il movimento sia a destra che a sinistra. Alle spalle del muro di protezione c'è un terrapieno di almeno 4 metri di altezza, serviva a proteggere dalle schegge di possibili granate esplosive. La struttura è veramente massiccia, con una forma alveare e poligonale tipica dei forti ottocenteschi. È logico pensare che la reale difesa del forte, sia con cannoni che con moschetti, avvenisse in una prima fase della battaglia nei terrapieni antecedenti. Il fortino in sé era quindi una difesa extrema ratio nel caso in cui i nemici appunto avessero sfondato la prima linea di terrapieno. Qui sta uscendo un munizionamento leggero esploso, per la forma irregolare che hanno sono esplose dall'interno a causa del calore, e schegge di granate verosimilmente del 149, quindi è probabile che siamo nel luogo in cui avvenne la esplosione del 1943 che colpì anche tutti i depositi di munizioni. Questa è la falsa ogiva tipica dei proiettili italiani. Questo non ho idea di cosa sia. Se qualcuno di voi lo sa, per cortesia scriverlo nei commenti. Eh sì, queste sono
le lastre zincate, casse di trasporto del munizionamento per il Carcano, ogive di vario calibro, e fra l'altro alcune di esse sono in un materiale tipo plastico, quindi esercitazione. Incredibile quello che sembra essere un 47 mm ed è vuoto, completamente vuoto, sia senza spoletta sia senza materiale esplosivo, il che è una fortuna, perché sennò bisognava chiamare qualcuno. Non sono un amante di questo genere di artefatti, un po' perché della seconda guerra e io sono amante più della prima, e un po' perché tutto ciò che è ogivale, ve lo ripeto 1000 volte, è pericoloso. In questo caso è un perforante completamente vuoto, quindi è senza pericolo, ma ripeto, fate attenzione quando vedete oggetti di questa forma e ricordatevi sempre, più sono piccoli più sono instabili. Comunque bel pezzo, guardate che bestia. Questo è solo una scheggia di una granata. La cosa interessante è che ha una doppia banda, cioè un doppio invito per una corona di forsamento, quindi era un calibro anche abbastanza grosso. Quello che sembra essere un diaframma per un probabilmente un 75 mm shrapnel. Non ne ho mai visti così nella prima guerra, quindi suppongo sia della seconda guerra. Serviva per spingere tutte le pallette di piombo o di ferro per fare appunto un effetto metraglia sui soldati. Brum 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 brum, è bella. Vado sempre a mettere nei posti più assurdi, signori. Tocca a voi un altro 47, anche questo senza spoletta, anche questo vuoto, quindi questo è solo fango. Praticamente questo è un innesco per il bossolo di un grosso calibro di artiglieria. Questi 3 scassi venivano utilizzati per fare leva con una speciale chiave e veniva avvitato all'interno del bossolo. Ovviamente stiamo, ripeto, parlando di bossoli di grosso calibro. Una volta che il cannone aveva sparato si poteva estrarre il bossolo e cambiare questo elemento al fine di poter riutilizzare nuovamente il bossolo di artiglieria. A fianco invece abbiamo trovato un innesco per un calibro decisamente più piccolo. C'è questo strano sacchetto di spazzatura, apriamolo insieme perché secondo me è interessante. Un elastico tarocco di Chanel, poi abbiamo una bella penna, delle medicine Malox, una pinza per capelli, un trucco, un'ottima custodia per gli occhiali, con gli occhiali, Ray-Ban o finti Ray-Ban, credo proprio finti Ray-Ban, un profumo, una tessera con nome e cognome e la data di assunzione, quindi un badge del lavoro, e la signorina è stata assunta nel 2008, non vi faccio vedere il nome per privacy. Un ottimo galleggiante, ah no, magari è un orecchino, un antizanzare, schifezze varie, doppia chiave dell'ufficio, bel rossetto, secondo me è roba che gli hanno rubato. Allora ho trovato quello che sembra essere una gavetta militare, non mi so dire il periodo, sicuramente di alluminio, potrebbe essere seconda guerra, e la cosa curiosa è che si intravede una scritta, soprattutto quella in basso sembra essere Nestore. È comune trovare nelle gavette inciso il proprio nome e cognome o altre scritte, perché spesso si perdevano e i soldati, per riconoscerle, incidevano il proprio nome. Bene, abbiamo trovato sta roba qui che non ho la minima idea di cosa possa essere, è veramente curiosa. Avrei ipotizzato quasi addirittura una mazza ferrata, la testa di una mazza ferrata, se non fosse che anche all'interno ci sono delle scanalature, quindi magari una specie di ingranaggio. Non lo so, se c'è qualche ingegnere all'ascolto mi farebbe piacere avere il loro punto di vista, perché è proprio particolare.